You see them all over the city, but there's an unknown association behind these souvenir stands. The Cassettai Storici Fiorentini are celebrating 110 years of service to the city of Florence, but not many people have heard of them or even know that they may have used their services. The Cassettai Storici Fiorentini are an association of souvenir sellers that dot the most famous piazzas of the city, selling souvenirs, publications and postcards amongst other things to tourists and residents. Many a time you may have strolled past such a stand without even a second look, or a second thought to the history that's behind this unusual yet fascinating profession. L'associazione nasce recentemente, come perfezionamento di un'associazione già esistente. E questo perché è un gruppo di 14 operatori su area pubblica che esistono ormai da 110 anni e c'era la voglia e anche la necessità di creare una maggior coesione sia tra i 14 operatori e con questa coesione, con il confronto delle idee all'interno dell'associazione, intraprendere anche qualche iniziativa che coinvolga la comunità fiorentina. Lo scopo dell'associazione è un po' questo, quindi interagire con la città, dalla quale prendiamo molto perché prendiamo la nostra sussistenza e il nostro lavoro da 110 anni, dobbiamo riconoscere che la città ci è servita, tra virgolette, e quindi sentiamo anche la necessità di rinsaldare questo rapporto e di fare qualcosa per la città. Today, there are 14 Casettai, all Florentines who have managed to keep up the stronghold that is their profession by resisting made-in-China products, only 20% of their stock is made in China, and making sure they stay present in the most important piazzas of the city. They operate in Piazza della Signoria, Piazza San Giovanni, Piazza Duomo, Piazza Pitti, Piazza Santa Croce, Piazzale Michelangelo, and Lungarno Anna Maria Luisi de' Medici. The 14 individual vendors rotate stands, but how do the shifts work? Noi nasciamo bene, nasciamo come turno. Turno significa che sono riconosciute delle postazioni in cui operare dall'amministrazione comunale per un certo numero di operatori, adesso siamo 14. E da subito c'è stato l'avvicendamento, cioè non una posizione fissa per ognuno, ma 14 posizioni per 14 operatori. E ognuno si avvicenda alla posizione tutti i giorni. Il 15° giorno si ricomincia da capo. Inizialmente, ma qui si parla ormai dell'immediato dopoguerra, c'era addirittura un accordo che prevedeva addirittura di separare la merceologia, per cui un gruppo vendeva editoria turistica, l'altro oggettistica e l'anno successivo invertivano le parti. Questa è una cosa che poi col tempo è decaduta, per cui rimane la turnazione, però ognuno acquista quel che ritiene più necessario. C'è una propensione al prodotto made in Italy o comunque made in Tuscany, made in Florence, propensione. Oggi escludere il made in Cina è praticamente impossibile, perché ci sono dei prodotti che è proibitivo non avere, essendo un punto vendita di souvenir, e che necessariamente vengono dalla Cina perché nessuno più li produce in Europa o in Italia. Però sono la minoranza, si parla del 20%. Quindi è un valorizzare il prodotto locale e da un po' di tempo a questa parte, dietro anche la spinta dell'amministrazione comunale, cerchiamo accordi con aziende di zona. At the beginning of their now long history, they sold their wares in Piazza Duomo in a drawer-like container, which is where cassettai, coming from the Italian word cassetta, or drawer, comes from. 3 generations passed through the profession in the 20th century that have lived through fascism, the war, the flood of 1966, and most recently, the touristic boom. Not only present in the piazzas, the Cassettai are instrumental in the publications that surround the city's museums and culture. In 1973, all the bookshops of the museums of Florence were closed, and after the decision to reopen them, the Cassettai created a cooperative in 1982 with the aim of managing the bookshops. By 1989, they were managing the bookshops in the main state museums of Florence, the Uffizi, Palazzo Pitti, Bargello, just to name a few. Next time you pass a souvenir stand in the centre, stop to think about the history behind this fascinating profession.